Prenoti una vacanza, scegli la camera, controlli le recensioni e paghi online. Ma tutto questo spesso non lo fai con l'albergo, bensì con un intermediario, Booking.com. Dietro quella che sembra una semplice piattaforma di prenotazioni si nasconde un modello di business potentissimo che genera miliardi pur senza possedere un solo hotel. Oggi scopriamo come Booking.com riesce a guadagnare più degli albergatori stessi, grazie a un modello basato su visibilità, commissioni e controllo del traffico digitale. Benvenuto su Come fanno soldi, il canale dove analizziamo i veri modelli di business dietro le aziende più famose e le attività che fanno parte della tua vita quotidiana. Fondata nel 1996 ad Amsterdam, dove ha stabilito la sua sede legale, Booking.com è oggi parte del gruppo americano Booking Holdings, che controlla ad esempio anche Kayak, Priceline e Rental Cars. Booking non possiede immobili, è una online travel agency, cioè una piattaforma che fa incontrare domanda e offerta nel turismo, fornendo un servizio di prenotazione online di strutture ricettive, supportata da varie compagnie locali a livello internazionale. Ma Booking non si limita a mostrare gli hotel, ne controlla la visibilità online, condiziona le politiche di prezzo e si prende una fetta importante su ogni prenotazione. Il modello di business di Booking è basato su una parola chiave, commissione. Ogni volta che prenoti un hotel tramite Booking.com, la piattaforma trattiene una percentuale che varia in media tra il 15% e il 20%. Un esempio concreto: prenoti una stanza a 100 euro, Booking si prende almeno 15 euro, l'albergatore ne incassa 85, da cui deve poi togliere i costi fissi. In molti casi, se l'hotel vuole essere visibile nei primi risultati, accetta commissioni anche superiori, fino al 25%. Questo meccanismo incentiva una vera e propria asta invisibile tra hotel concorrenti che pagano di più per apparire meglio. La visibilità su Booking non è equa, esiste un programma chiamato Preferred Partner o Partner Preferiti che garantisce maggiore esposizione alle strutture disposte a pagare commissioni più alte. A questo si aggiunge il programma Genius, pensato per fidelizzare i clienti offrendo sconti automatici che però vengono assorbiti quasi sempre dagli hotel, non da Booking. Quindi per ottenere prenotazioni un hotel è spinto a ridurre i propri margini, accettare sconti e aumentare la visibilità a pagamento. In pratica Booking guadagna dalla pressione che esercita sulla struttura, non solo dal volume di prenotazioni. Un altro asset cruciale è il controllo delle recensioni. Gli utenti si fidano ciecamente dei punteggi su Booking che derivano solo da chi ha davvero soggiornato. Questo crea una reputazione certificata, difficilmente replicabile su altri canali. In più, Booking mantiene il cliente all'interno del proprio ecosistema tramite notifiche, offerte personalizzate e un'interfaccia user-friendly ottimizzata per convertire ogni visita in prenotazione. Il cliente pensa di scegliere liberamente, ma spesso non esce dalla piattaforma. Questo si chiama digital lock-in o lock-in digitale, cioè la difficoltà di uscire da un sistema quando tutto è più facile dentro. Molti albergatori lamentano una dipendenza da Booking. Alcune stime indicano che oltre il 60% delle prenotazioni arriva dalla piattaforma. Booking diventa così non solo una vetrina, ma una vera e propria tassa d'ingresso al mercato turistico. C'è anche una clausola chiamata parity rate, parità delle tariffe, che per anni ha impedito agli hotel di offrire prezzi inferiori sul proprio sito rispetto a quelli presenti su Booking e ha richiesto invece di proporre le stesse tariffe su tutti i canali di vendita. Per favorire la concorrenza nel 2024 questa clausola è stata vietata nell'intero spazio economico europeo. In Italia era stata già abolita nel 2017. Tuttavia molte strutture, per non perdere ranking e visibilità, continuano a rispettarla informalmente. Con oltre 28 milioni di annunci tra hotel, B&B, case vacanza e appartamenti, Booking ha accesso a miliardi di dati su prezzi, comportamenti di consumo e stagionalità. Questo gli permette di ottimizzare costantemente algoritmi e suggerimenti, facendo apparire le offerte più redditizie per sé come le più rilevanti per l'utente. Il risultato? L'utente clicca su ciò che Booking ha tutto l'interesse a far cliccare. In più, controllando l'interfaccia, il flusso dei pagamenti e la gestione delle recensioni, Booking mantiene un vantaggio competitivo enorme rispetto ai siti indipendenti. Chi guadagna davvero? Sicuramente Booking, che ha costi fissi relativamente bassi e scala il proprio modello in tutto il mondo. Guadagnano le grandi catene alberghiere che possono negoziare condizioni migliori e naturalmente gli utenti frequenti che sfruttano sconti ed offerte. Chi è invece in difficoltà? Le strutture piccole o indipendenti che vedono eroso il proprio margine.
e anche i portali alternativi che faticano a ottenere la stessa fiducia dell'utente. Booking Holdings ha chiuso il quarto trimestre 2024 con risultati che hanno ridefinito gli standard del settore turistico digitale. Con ricavi che hanno superato i 5 miliardi di dollari, l'azienda ha dimostrato una capacità di crescita che oltrepassa le più ottimistiche proiezioni di mercato. Il modello funziona e a beneficiarne non sono gli hotel, è chi li aggrega. Booking.com è la dimostrazione perfetta del potere dell'intermediazione digitale. Booking non possiede camere, non gestisce ospiti, ma controlla la domanda, i dati, la visibilità e quindi anche il prezzo. Il vero business non è nell'hotel, ma nella capacità di affittare camere che non si possiedono, trattenendo una parte sempre più grande del valore generato da chi invece fa davvero l'accoglienza, cioè dagli hotel stessi. Se il video ti è piaciuto lascia un like, iscriviti a Come fanno soldi e nei commenti fammi sapere quale altro settore vuoi che analizziamo. Alla prossima!